Ciao ragazzi e benvenuti in un altro dei miei video consigli. Nel video di oggi andiamo a parlare dell'importanza dello studio lento. Perché si studia lentamente invece che velocemente? Ormai è una cosa su cui ho insistito tanto in tutti i miei scorsi video e lo studio lento bisogna dire che è 10.000 volte preferibile rispetto allo studio veloce. Perché vi dico subito la differenza sostanziale di queste due cose qua. Lo studio veloce ti fa apprendere velocemente, una canzone che stai per studiare e diciamo che hai subito un miglioramento immediato, ecco, però hai un miglioramento tipo di 10, ecco, giusto per dare un valore. Hai un miglioramento di 10 e dopo il primo giorno, i primi 2-3 giorni che la canzone migliora, non migliora più. Quindi la canzone non migliora più, per i giorni seguenti diciamo che si ferma, ecco, a un miglioramento di 30, se vogliamo fare sempre con un valore. Con lo studio lento le cose sono molto diverse perché ci ritroviamo ad avere un grafico di apprendimento esponenziale, nel senso che già dopo il primo giorno, il secondo giorno che si prende in mano lo strumento, ci si rende conto che si parte da un livello molto più alto. Quindi la nostra rampa di lancio è 10 volte più grande rispetto allo studio veloce, proprio perché noi dopo il primo giorno che abbiamo studiato ad esempio 20 minuti, mezz'ora una canzoncina, anche se non ci sembra, non abbiamo la percezione del miglioramento, quindi non è un miglioramento immediato che ci arriva subito alla coscienza, però il miglioramento arriva dopo, però tutto assieme. Però è un miglioramento che non si può neanche paragonare al miglioramento di quando si studia velocemente. Un'altra cosa importante che volevo dirvi sullo studio lento è: fate attenzione quando studiate velocemente, perché se studiate troppo velocemente sempre per molto tempo, quindi protratto nel tempo, una canzone, poi farete il triplo della fatica a studiarla lentamente. Quindi per capirci bene, se prendete una canzone tirolese, ad esempio, vi mettete subito a volerla suonare sempre veloce, a un certo punto arrivate fino a un livello dove la suonate da un mesetto e tutto sommato vi viene discretamente bene. Se volete migliorarla, riprenderla da zero, studiarla nuovamente lenta, partendo da capo, diciamo, per provare a migliorarla di più, farete il triplo della fatica rispetto che a prenderla subito lentamente senza ancora averla saputa fare, diciamo. Questo accade perché ormai abbiamo abituato la mano a suonarla in una certa maniera, quindi la nostra mano non vorrà saperne di rimparare una cosa da capo con un altro sistema, essendo che la sa già fare. Quindi attenzione ad abituare male, tra virgolette, la mano. Ecco, un'altra cosa da dire sullo studio lento è che si fa molta più fatica a studiare lentamente che velocemente. Quindi studiare lentamente comporta uno sforzo. E questo si vede perché quando si studia qualcosina la nostra tendenza sarà sempre quella di andare sempre più veloce, quindi quando caliamo un attimo l'attenzione ci ritroviamo subito ad andare a 1000 e poi alla fine diciamo vabbè, però intanto mi sono divertito, l'ho fatta a 1000 e tutto sommato non c'avevo più voglia di studiarla lentamente. Ecco, questo è il grosso problema dello studio lento, perché ovviamente se a uno sforzo combacia un miglioramento, noi quando non sentiamo più lo sforzo, va a mancare lo sforzo, poi andrà a mancare anche il miglioramento di conseguenza. Il problema comunque principale che porta a studiare solo velocemente è che poi le nostre aspettative si fanno sempre più alte, quindi diciamo che è una cosa viziosa che ci porta a non studiare bene, perché a un certo punto, quando continuiamo a studiare velocemente, ci rendiamo conto che la nostra canzone è arrivata fino a un livello X di 30, come dicevamo prima, e più di così non riusciamo a salire, proprio perché il metodo di studio è sbagliato.
E invece studiandola lentamente ci troviamo in un altro scenario completamente diverso, quindi abbiamo il livello che si alza esponenzialmente rispetto allo studio veloce, ecco, quindi i nostri sforzi di studiare lentamente vengono poi ripagati 10 volte rispetto che allo studio veloce, e oltre a quello alziamo l'asticella del nostro livello, quindi si alza la nostra tecnica. Alzare la nostra tecnica è come cominciare a costruire le fondamenta di una casa, quindi fondamenta sul quale in un futuro noi possiamo ulteriormente investire e costruire qualcosa sopra. Invece lo studio veloce è come costruire immediatamente una casa di paglia, quindi è vero che abbiamo costruito la casa, abbiamo subito il risultato, però è un risultato mediocre e sul quale non possiamo costruirci nient'altro, perché da una casa di paglia già finita non ci puoi costruire di sicuro un condominio, ecco. Ora vi faccio un piccolo esempio di cosa vuol dire studiare lentamente. Bene, abbiamo la fisarmonica, abbiamo anche il nostro fidato metronomo. In questo esempio vi faccio vedere, ad esempio, una canzone che sto imparando io in questi giorni, una canzone che tutto sommato non è molto complicata di per sé, solo che presenta delle note doppie. È arrivato al mio livello, comunque so fare moltissime cose, però ce ne sono altre moltissime che mi mancano e non riesco a fare due note doppie a una velocità, diciamo, consistente, e quindi mi ritrovo a fare un semipasticcio. Vi faccio subito capire di cosa si tratta. Quindi la canzone è questa. Faccio solo la mano destra per convenienza. Ecco, l'ultimo passaggio avete sentito? Ecco, questo il problema è che va fatto a 132 di metronomo, quindi in realtà la mia velocità giusta finale sarebbe questa. Capite anche voi che con note doppie è molto difficile da fare. Chiaro che uno può continuare a farlo sempre veloce finché non gli riesce, quindi mantiene il metronomo a 132, oppure ancora peggio, toglie il metronomo e prova a mano a farlo veloce. Dite che il risultato pian pianino arriva, però se mi metto tutti i giorni con questa frequenza a studiare sempre velocemente questa canzone, soprattutto il passaggio qui, non riuscirò mai a impararlo, mai. Rischio che dopo un anno mi viene ancora mediocre e in più non sarà mai più migliorabile, perché dovrei prenderlo lentamente nuovamente, ma ormai la mia mano si è abituata a farlo a questa velocità. Ecco, qual è invece il sistema giusto per imparare? Forse un giorno di impararla, sperare di... Ecco, in realtà con questo sistema credo che in 2 settimane io lo saprò fare benissimo. Bisogna abbassare il metronomo, bisogna armarsi di pazienza, prendere il metronomo. Se la velocità finale è 132, dobbiamo abbassarci almeno fino a 70, 80, 72. Proviamo a 72, vediamo come mi viene. Direi molto meglio. Dite che nitide che sono adesso le note, quelle finali. Si vede benissimo che adesso il passaggio si sente tutto, si sentono tutte le note, il passaggio è pulito, così possiamo sperare di cominciare a studiare la canzone. Poi ovviamente da 72 si passa a 76,
sempre come abbiamo visto anche nelle mie lezioni. Si può anche prendere sempre solo il pezzettino difficile e fare solo quello. Poi chiaramente la mano dopo un po' si stanca, dopo un po' che si fa sempre lo stesso pezzo, quindi ogni tanto anche è preferibile ripetere tutto l'esercizio. Vedrete, cioè la vostra mano vi ringrazierà se non insistite sempre. Poi chiaro, insistendo sullo stesso passaggio si risparmia anche tempo, quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Ecco, così facendo io vi posso assicurare che dopo 20 minuti di esercitazione pesante lentamente con il metronomo, si sale, si arriva a 80, 90, 100, arriviamo dopo 20 minuti che lo sappiamo fare già dopo un giorno, lo sappiamo fare molto bene già a 100, e 100 è un bel traguardo, perché poi da 100 si passa, magari dopo una settimana si passa a 120, dopo 2 settimane si arriva a farlo a 132. Bene, siamo tornati allora con la fisarmonica appoggiata per terra e niente, ho voluto farvi anche questo piccolo esempio per farvi capire proprio bene cosa significa studiare lentamente e a quali vantaggi e miglioramenti porta lo studio lento. Quindi vi raccomando assolutamente di studiare sempre lentamente, anche se la vostra testa vi dice che non state facendo nulla di buono, in realtà non è così. E l'esercizio che ho provato, ovviamente non provatelo voi a casa, perché è un esercizio che si adatta al mio livello di fisarmonica, quindi chiaramente io, per farvi un esempio, non ho potuto farvelo su degli esercizi che ormai ho superato da tanti anni, altrimenti l'esempio non avrebbe reso bene, perché comunque quegli esercizi, sapendoli fare anche ai 200 all'ora, non avrei saputo come farvi un esempio, ecco, su quegli esercizi. Invece ho preso una cosa a note doppie che ancora faccio fatica attualmente io a fare. A questo punto io vi saluto, spero che questo video consiglio vi possa essere sempre più utile per il futuro e ci vediamo al prossimo video consiglio con un altro tema interessante. Ciao a tutti!